Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono il W2FND, Lucio, e oggi vedremo come realizzare un choke che sopporti qualche centinaio di watt per le nostre antenne portatili, applicando il metodo spiegato nella trilogia di video sul choke che vi lascio in descrizione. Non dimenticatevi di sostenere il mio lavoro mettendo un like, iscrivendovi nel canale, condividendo il video e mettendo un commento. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ma iniziamo subito. Si avvicina la bella stagione e con essa la voglia di fare attività all'aperto, con antenne leggere, facili da montare e da accordare. Però, qualsiasi sia l'antenna, è necessario inserire sulla linea di alimentazione, nei pressi del bocchettone d'antenna, un choke. L'inserimento del choke è abbastanza ovvio quando si tratta di un'antenna bilanciata, come un dipolo, un inverted V o una cornuta, ma non è così scontato quando si utilizza una verticale. Infatti, quando si alimenta un'antenna bilanciata con una linea coassiale, è bene inserire il più vicino possibile al bocchettone d'antenna un choke, in grado di bloccare le correnti di modo comune che si potrebbero generare al gap. Correnti che scorrendo lungo il cavo di alimentazione con lo stesso verso, non solo nella calza ma anche nel centrale, danno origine ad irradiazione che va a modificare il lobo di radiazione della nostra antenna. L'antenna verticale invece è un'antenna che per sua natura è sbilanciata verso massa, per cui si potrebbe pensare che il choke non sia necessario. Peccato che spesso il cavo di alimentazione sia steso perpendicolarmente all'antenna, come sono stesi anche i radiali, e che la radiofrequenza non faccia distinzioni tra radiale o cavo di alimentazione. Per cui la linea di alimentazione senza choke al bocchettone d'antenna diventa anch'essa un radiale. E se ci va bene avremo nei pressi della radio un nodo di tensione, ma se ci va male avremo un ventre di tensione, con tutte le conseguenze del caso, come scosse elettriche, PC che impazziscono e ritorni in cuffia. Quindi, sia che si abbia un'antenna bilanciata, sia che si abbia un'antenna sbilanciata, il choke al bocchettone d'antenna è sempre necessario. In portatile di solito la potenza è limitata ai 100 watt della radio e l'attività non si svolge nelle bande più basse, per cui diciamo che il choke deve coprire le bande dai 40 ai 10 metri. Dal secondo video della trilogia sui choke si evince che la ferita più adatta per realizzarlo è una nickel zinco di mix 43. Vedete? Le righe rosse indicano la banda utile che è già oltre il punto di massima permeabilità. Potrebbe andare bene anche una manganese zinco come il mix 31, ma è più adatto alle bande basse e di contro penalizza le bande alte, cosa che non fa preferire la ferrite per le attività portatili. Vedete, la banda utile è ancora più spostata rispetto al massimo. Dato che vorremmo che il choke fosse il più leggero possibile e non troppo ingombrante, scegliamo una forma che abbia una grande sezione ed un breve percorso magnetico. Questo per esaltare l'effetto induttivo del choke, anche con poche spire di coassiale. La scelta cade sul manicotto di ferrite Fire-Rite di dimensioni 25,9 x 12,8 x 28,6, codice 2643102, che ha sezione magnetica di 179 mm² e percorso magnetico di 56 mm. Perché è importante avere sezioni grandi e percorsi piccoli? Perché se guardiamo la formula dell'induttanza di un solenoide, vediamo che è direttamente proporzionale alla sezione magnetica e inversamente proporzionale alla lunghezza del circuito magnetico. Per cui con più è grande il rapporto A con E, L con E, con più l'induttanza a parità di spire e permeabilità magnetica sarà grande. Vi riporto anche le formule per il calcolo della sezione e della lunghezza del circuito magnetico in un toroide.
Le formule sono piuttosto complesse, per cui vi lascio in descrizione il solito foglio di Excel per fare i calcoli comodamente. Ma facciamo il calcolo del rapporto A con E, L con E sulle ferriti di uso più comune, l'FT 140 e l'FT 240. La ferrite FT 140 ha sezione di 78 mm² e percorso magnetico di 89 mm. La ferrite FT 240 ha sezione magnetica di 157 mm² e percorso magnetico di 144 mm. Entrambe le ferriti, a parità di spire e di materiale magnetico, producono induttanze inferiori, come è evidente dalla colonna del rapporto A con E, L con E. Per cui la scelta del manicotto di ferrite risulta essere quella che produce maggiore induttanza a parità di spire. Detto ciò, viene subito spontanea la domanda: ma perché non usiamo sempre i manicotti anziché usare i toroidi FT 140 e 240? La risposta è che il manicotto ha un foro interno di soli 12,8 mm. Per questo motivo siamo costretti ad utilizzare un cavo coassiale con diametro esterno piccolo, perché così possiamo fare molte più spire di quante non se ne farebbe con un cavo più grande da 5 mm. Purtroppo l'uso di un cavo coassiale più piccolo comporta il trasporto di minore potenza. Per fortuna che nel nostro caso si tratta solo di un centinaio di watt. Per cui basta utilizzare un cavo RG316U che dalla scheda tecnica della ditta Huber-Schuner porta in modo continuativo per frequenza di sotto dei 200 MHz fino a 300 watt. Inoltre il diametro esterno è di soli 2,5 mm, per cui risulta ideale per il nostro scopo. Adesso dobbiamo trovare il numero di spire da avvolgere nel manicotto per ottenere una riduzione delle correnti di modo comune di almeno 30 dB. Poiché l'attenuazione verrà misurata col VNA con una misura di tipo True serie, la formula di calcolo del modulo dell'impedenza Z per ottenere un insertion loss di 30 dB è la seguente, dove il numero 100 deriva dal fatto che in un VNA sia RG che RL sono 50 ohm. Da questa formula si ricava che servono almeno 3062 ohm alla frequenza di utilizzo più bassa, cioè 7 MHz. Ora andiamo sul foglio di Excel e vediamo di fare qualche calcolo per vedere se le cose stanno in piedi. Il foglio di Excel si presenta così. Per prima cosa indichiamo il tipo di ferrite, 43, l'insertion loss desiderato, 30 dB, e la frequenza minima di utilizzo del choke, 7 MHz. Subito nella casella B9, questa qua, appare il modulo dell'impedenza induttiva minima necessaria per ottenere l'insertion loss desiderato. Come sempre le caselle con sfondo bianco sono quelle dove inserire i dati, mentre quelle con sfondo grigio sono quelle dove troviamo i risultati. In descrizione vi lascio la scheda con le formule utilizzate nel foglio di Excel e con la bibliografia. Poi andiamo nel foglio fisici, questo qua, per calcolare l'area attraversata dal flusso e la lunghezza del percorso magnetico. E il foglio si presenta così. Inseriamo il diametro esterno 25,9 mm, il diametro interno 12,8 mm e l'altezza del nostro manicotto 28,6 mm. Sono dati che troviamo online sulla scheda tecnica del manicotto. L'area A con E è di 1,8 cm² e il percorso magnetico L con E è di 5,6 cm. Dati che vengono riportati in automatico nel foglio di prima calcoli. Torniamo al foglio calcoli per inserire la permeabilità μ' e μ' della ferrite utilizzata. Per fare ciò dobbiamo andare nel foglio corrispondente alla ferrite Mix 43. Nella prima colonna troviamo le frequenze in kHz, nella seconda colonna la permeabilità μ', nella terza la permeabilità μ'. Andiamo nella riga che più si vicina a 7 MHz, questa qui,
e copiamo i valori mu' e mu' nelle rispettive caselle nel foglio di calcolo calcoli, quello di prima. Se non c'è il valore di frequenza è possibile interpolare i valori che si trovano prima e dopo. Nell'ultimo foglio di calcolo interpolazioni ci sono i calcoli. Ma io vi consiglio di non sottolizzare troppo perché le ferriti hanno una tolleranza di più o meno 20%, per cui non ha senso andare a vedere il pelo nell'uovo. Una volta inseriti i valori di mu' e di mu', nella casella B12 compare il numero di spire minimo da avvolgere per ottenere l'impedenza minima richiesta. Nel nostro caso sono 6,6 spire. Non è un numero intero, per cui scegliamo di avvolgere 7 spire, numero che inseriremo nella casella B13. A questo punto i dati sono completi. Nella casella B17, questa qua, troviamo quanto vale l'impedenza complessiva del nostro choke e nella casella B18 vediamo quanto dovrebbe valere l'S21 in decibel che misureremo a 7 MHz col VNA. Ora possiamo andare in laboratorio. Questo è il manicotto Fire-It 2643102 che ho scelto per fare il choke. Con uno spezzone di cavo elettrico avente diametro 2,5 mm ho misurato la lunghezza della spira media che risulta essere di circa 9 cm. Poiché dobbiamo avvolgere 7 spire, dovremo tagliare uno spezzone di filo lungo 7 spire più 2 per i codini, quindi tagliamo 81 cm di filo. Avvolgiamo prima per sicurezza il cavo elettrico per vedere se nel foro passano tutte le 7 spire e se l'S21 è effettivamente meno 30 dB su tutta la banda. Prova che non sarà proprio identica a quella col coassiale, ma visto il prezzo del cavo coassiale è bene che si faccia. Ecco, ho avvolto 7 spire di cavo attorno al manicotto. Lo collego tra le due porte del mio VNWA che ho preventivamente calibrato Sol tra 1 MHz e 30 MHz sulla porta 1 e True con i coccodrilli collegati tra loro. La calibrazione Sol non è molto importante, lo è invece la calibrazione True. Questa è la videata del VNWA. Imposto 3 marker, uno a 7 MHz, uno per il valore minimo e infine uno a 30 MHz. Poi lancio la scansione. Notiamo subito che tutta la traccia dell'S21 resta al di sotto dei meno 30 dB, che è questa linea qua, fino a 30 MHz. A 7 MHz misuro 36,59 dB e il minimo si trova a 11,61 MHz e vale meno 39,22 decibel. A 30 MHz abbiamo ancora meno 30,81 dB. Bene, era proprio quello che volevamo constatare. Salvo la traccia in memoria 1 per confrontare poi il risultato col cavo coassiale e procedo col tagliare 81 cm di cavo coassiale RG316/U che avvolgo nel manicotto al posto del cavo elettrico. Fatto anche questo, allo stesso modo di prima misuriamo l'S21 tra calza e calza, o tra centrale e centrale, o tra centrale e calza uniti assieme. Il risultato non cambia. Lo collego ai coccodrilli tra le due porte del mio VW-VNA e passo a misurare. Lancio la scansione. Visualizzo il dato in memoria 1, quella traccia blu, e riportata qua con i valori color blu, ed ecco che la traccia nera, quella della scansione, rispetto a quella col filo in memoria 1, come ci si aspettava, è leggermente peggiorata alle alte frequenze, ma l'S21 resta sotto i meno 30 dB fino a quasi 30 MHz. A 7 MHz
presenta meno 36,49 contro i 36,59 e il minimo è a 11,24 MHz ed è 39,45 contro i 39,18. A 30 MHz invece abbiamo 29,4 contro i 30,81, quindi c'è circa un dB di differenza. Metto i dati in memoria 2 e per curiosità faccio la misura con le stesse spire ma con manicotto Mix 31 avvolto sempre col filo elettrico. Lancio la scansione. La traccia è molto simile a quella misurata col manicotto Mix 43 e il filo elettrico, traccia color blu. Le principali differenze si notano alle basse frequenze dove il Mix 31 è migliore. Ho aggiunto un marker. A 1820 MHz presenta 32,48 decibel di insertion loss. Vi ricordo che l'insertion loss è uguale all'S21 in decibel ma cambiato di segno. Alle alte frequenze invece il Mix 31 perde quasi un dB. In altre parole migliora in 80 e 160 ma peggiora dai 40 metri in su. E dato che in portatile difficilmente si opera sulle bande sotto i 40 metri, il Mix 43 è quello più adatto. Visto che il choke funziona bene, lo mettiamo in un contenitore. Ho tagliato un pezzo di tubo di polietilene da 40 mm, lungo 60. Con la stampante 3D ho stampato i tappi di chiusura dello spezzone di tubo. Da un lato inserisco un connettore SO239 per il collegamento alla linea di alimentazione, dall'altro metto un pressacavo per uscire col coassiale ove innesto un connettore PL259 a crimpare per il collegamento all'antenna. Per chi volesse ho preparato anche un tappo con i fori per un connettore PL259 a flangia per il collegamento diretto. Vi lascio in descrizione il disegno e i file STL dei tappi. Controllo col tester che non vi siano sorprese. Circuito aperto. Qui passa. Vediamo se passa la massa. Direi che col tester va tutto bene. Ora controlliamo la funzionalità col VNWA. Questa volta ho collegato i due centrali tra l'ingresso e l'uscita del choke e lancio la scansione. Come potete vedere è peggiorato leggermente qui a 30 MHz che attualmente si attesta intorno ai 28,13. Il punto in cui cala al di sotto dei 30 dei meno 30 dB è a 26 MHz. Probabilmente perché ora ci sono i connettori e si sono introdotte delle capacità parassite ulteriori. Comunque io direi che il choke così come è stato fatto può andare più che bene per le attività portatili. Anche questo video è terminato. Se vi è piaciuto o vi è stato utile mettete un bel like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella. A voi non costa nulla, ma per me e il mio canale è molto importante. Alle prossime, ciao!